Benvenuti e bentornati su Dai Colori ai Sapori. Io sono Valentina e oggi vi mostrerò come preparare dei panini al latte vegani davvero sofficissimi. Questa ricetta prevede un metodo davvero semplice per ottenere dei panini super soffici e inoltre questi panini stanno benissimo sia con il dolce che con il salato, quindi si adattano bene ad essere farciti ad esempio con la Nutella, con il gelato, con della marmellata o con dei burger vegetali o con degli hamburger, insomma con quello che più vi piace. E se siete in una di quelle giornate che avete quella fame chimica che correreste subito in un fast food ma volete mangiare qualcosa di più leggero e salutare, allora potete fare questi panini fatti in casa davvero deliziosi. Così farete una cena in stile fast food però molto più salutare. Iniziamo preparando la sera prima il tanzong, ovvero un preimpasto. Versiamo in una pentola antiaderente 25 g di farina zero e 125 g di acqua a temperatura ambiente. Mescoliamo con una frusta per eliminare tutti i grumi e poi ci aiutiamo con una spatola per essere sicuri di averli eliminati tutti. Ora possiamo accendere il fuoco a fiamma medio-bassa e mescoliamo di continuo e vedrete che nell'arco di poco tempo il composto si addenserà. Calcolate che da quando avrete acceso il fuoco passeranno 2 minuti e mezzo circa e sarà pronto. Guardate, quando avrà raggiunto questa consistenza, che si sarà addensato, sarà diventato lucido, allora possiamo spengere il fuoco. Poi coprite con della pellicola trasparente facendola aderire bene al composto in modo che non si secchi e mettetelo in frigo per almeno 6 ore. Io infatti lo preparo la sera e la mattina seguente mi metto a preparare l'impasto. Il giorno dopo leviamo il tanzon dal frigo e lo lasciamo a temperatura ambiente per un'ora. Quando sarà tornato a temperatura ambiente possiamo iniziare mettendo in un pentolino 90 g di latte di riso. E lo scaldate giusto il necessario da farlo tornare a temperatura ambiente e poi mettete 6 g di lievito di birra e lo spezzettate in modo tale che si sciolga più facilmente. Aggiungete al latte un cucchiaino di zucchero bianco, ovvero 5-6 g e mescolate. Coprite con pellicola e poi lasciate riposare per 10 minuti. In una ciotola aggiungete 290 g di farina zero, 7 g di sale e 10 di zucchero. Mescolate. Dopo il riposo possiamo aggiungere il lievitino, 25 g di olio di semi di girasole. Diamo una mescolata all'impasto e poi aggiungiamo il tanzong. Mescoliamo inizialmente con il cucchiaio. Poi inumidiamo leggermente le dita e ci aiutiamo con le mani. E lo lavoriamo circa 1 minuto, 1 minuto e mezzo, giusto il tempo di compattarlo. Come vedete rimarrà un po' appiccicoso, ma dovrà essere così. Copriamo con pellicola e lo lasciamo riposare per 20 minuti. Passato questo tempo ci inumidiamo leggermente le dita e facciamo questi movimenti dall'esterno verso l'interno e li facciamo per circa 1 minuto, 1 minuto e mezzo. E adesso ricopriamo con pellicola e lasciamo riposare per mezz'ora. Passato questo tempo andremo a formare direttamente le palline. Dato che l'impasto sarà sempre un po' appiccicoso, aggiungiamo un po' di farina sul piano.
Lo infariniamo bene e poi io per precisione ho utilizzato una bilancia per essere sicura di fare 6 palline tutte delle stesse dimensioni. Infariniamo e poi formiamo le palline come se dovessimo strizzare un palloncino alla base. Una volta fatto, copriamo con pellicola e lasciamo per circa 2 ore, 2 ore e mezza. Passato questo tempo i panini saranno già cresciuti abbastanza, però avranno bisogno di ancora un altro po' di tempo. E affinché possano crescere in altezza, ora dobbiamo togliere la pellicola. E li lasciamo lievitare in forno spento con luce accesa per 1 ora o 2 ore. Io l'ho lasciato 2 ore, ma va in base un po' alle vostre necessità o alle dimensioni che volete ottenere. Ora che sono pronti ci servirà un po' di acqua, un po' di semi di papavero e di semi di sesamo. Spennelliamo delicatamente con l'acqua e poi aggiungiamo i semi. E se volete farcire qualche panino nella versione dolce, potete lasciarli senza semi, spennellando solo con dell'acqua come ho fatto io. Inforniamo in forno statico preriscaldato a 200 gradi per circa 15 minuti. Una volta pronti, per renderli più lucidi, potete spennellarli con della margarina. E come vedete, questi panini sono davvero morbidissimi. Tendenzialmente nelle ricette dove faccio i lievitati metto sempre molto meno lievito rispetto alle ricette classiche, proprio per evitare che possa dare problemi di bruciore di stomaco. Quindi i tempi di lievitazione saranno un pochino più lunghi, ma saranno molto più digeribili. Ovviamente non potevo rinunciare al panino nella versione dolce e allora uno l'ho farcito con la Nutella vegana e l'altro con il gelato all'avocado. E se siete interessati a come preparare il gelato all'avocado vegano fatto in casa, vi lascio il link qui sopra. I panini li potete conservare per massimo 2-3 giorni in dei sacchetti alimentari o in un contenitore ermetico oppure in una campana di vetro, e se volete li potete anche congelare per massimo 2-3 mesi, così li potete scongelare all'occorrenza. E anche oggi il video si conclude qui. Io vi ringrazio per essere stati qui con me. Mi raccomando, rimanete connessi perché nel prossimo video vi mostrerò come ho preparato questo burger vegetale che avete visto in questo video, quindi mi raccomando non perdetevelo. E fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è la cosa che preferite e che non manca mai nei vostri panini. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. E noi ci vediamo alla prossima. Un abbraccio. Ciao!